Il 9 aprile del 1821 nacque a Parigi Charles Baudelaire. È uno dei più importanti, profondi e inquieti poeti del XIX secolo. Padre del simbolismo francese, diede vita ad un nuovo corso del mondo poetico, ad una nuova era del fare poesia. I fiori del male, sua grande opera del 1857, un libro, una raccolta di poesie, ebbe un'influenza decisiva sui futuri poeti francesi, quali Verlaine, Rimbaud, Mallarmé, ed arrivò sino al surrealismo. Nonostante questo, però, la prima edizione dei suoi Fiori del male, che conteneva ben 101 poesie, fece scalpore e scandalo. L'opera fu accusata di oscenità e blasfemia, ed il poeta subì addirittura un processo per immoralità ed una pena pecuniaria per i temi espliciti ivi trattati, con l'obbligo di cancellare dalla raccolta ben 6 poesie ritenute le più offensive e scabrose. Come egli rispose a tutto questo? Pubblicando dopo qualche tempo una nuova edizione dei Fiori del male, che non prevedeva alcuna censura, bensì addirittura conteneva ben 35 poesie in più, dal sapore tanto amaro quanto esplicito. Le sue liriche sono infatti un meraviglioso connubio tra un esasperato romanticismo ed espressioni ovviamente dirette e pienamente allusive, tra slanci emotivi e dolci ed evasioni nel vizio, nella voluttà, nel peccato e nella corruzione morale. Da cosa derivò questo suo atteggiamento provocatorio e fortemente trasgressivo? Certamente da un'infanzia molto dura e dolorosa. Egli infatti pare non aver mai superato la morte del padre, che avvenne quando aveva soli 6 anni, ma soprattutto non accettò mai, anzi detestò la figura del patrigno, un uomo autoritario e litigioso con cui la madre si risposò. Da ciò nacque appunto il suo spiccato senso di ribellione contro le convenzioni sociali e familiari. Il poeta infatti si immerse totalmente nella vita bohemienne del tempo, conducendo un'esistenza sregolata, intrecciando relazioni tormentate, accumulando debiti e mettendo a dura prova la sua salute, abusando e dunque dipendente dall'alcol, dall'oppio e dal laudano, un preparato antidolorifico ottenuto dalla macerazione dell'oppio con il vino o l'alcol. Vessato ulteriormente ormai anche dalla sifilide, egli morì a soli 46 anni. Ma è così che egli scelse di vivere. Dopotutto, noi vogliamo, per quel fuoco che ci arde nel cervello, tuffarci nell'abisso, inferno, cielo non importa. E del resto a che importa l'eternità della dannazione?